Paolone è stato ricoverato per un ictus. Secondo te, il suo ictus potrebbe avere una correlazione con le svariate esperienze difficili che Paolone ha subito durante infanzia e adolescenza? Ciao e benvenuto su questo canale. Sono Maria Allegra Kelly, medica e psicoterapeuta in formazione. Solitamente parlo di libri, soprattutto di prevenzione e in generale cerco di dare una visione un po' diversa anche del mondo della sanità. Oggi ti voglio parlare di questo studio che è molto famoso e davvero importante e ci dà un'idea di quanto la salute fisica e mentale siano strettamente connesse tra di loro. Il studio di cui voglio parlarti ha cercato di rispondere alla domanda: c'è una correlazione tra le malattie fisiche che abbiamo in età adulta e le esperienze difficili che affrontiamo tra gli 0 e i 18 anni? Lo studio in questione si chiama studio ACE, che sta per Adverse Childhood Experience, ed è uno studio molto importante. Perché? Perché fino a quel momento c'erano stati altri studi che però si erano focalizzati soltanto su un tipo di abuso, spesso l'abuso sessuale, mentre questo studio va a valutare l'impatto cumulativo che possono avere diversi tipi di abusi o disfunzioni domestiche sul lungo periodo sulla salute di una persona nella vita adulta. Come è stato svolto questo studio? Ora, sono state intervistate moltissime persone, in totale oltre 9.500, alcune poi sono state escluse per mancanza di dati e nella statistica finale le persone partecipanti erano 8.056. A queste persone è stato sottoposto un questionario in cui si chiedeva loro se tra gli 0 e i 18 anni avevano subito delle esperienze difficili, ovvero abuso fisico, psicologico, sessuale, violenza in famiglia, avevano vissuto con qualcuno con problemi di stupefacenti o alcol, se avevano vissuto con qualcuno con malattia grave o tendenze suicidarie, oppure se avevano avuto un familiare in carcere. I ricercatori hanno poi selezionato 10 fattori di rischio noti per contribuire alle principali cause di malattia e di morte negli Stati Uniti. In totale 10, ve le lascio qua da qualche parte, ma fumo, obesità grave, inattività fisica, umore depresso, tentativi di suicidio, alcolismo, uso di droghe, qualsiasi tipo, uso di droghe per via endovenoso, un alto numero di partner sessuali, ovvero maggiori di 50 nella vita, e una storia di malattie sessualmente trasmissibili. Qual è stato il risultato? Il risultato è stato che si è visto che più esperienze avverse hai avuto, più aumenta il rischio da adulto di comportamenti a rischio e quindi di malattie. Si è visto che rispetto a chi non ha subito nessuna esperienza negativa, chi invece ha subito 4 o più categorie di esperienze negative durante l'infanzia e l'adolescenza è molto più a rischio di comportamenti a rischio e di malattie. Vi faccio qualche esempio. Lascio le tabelle in cui ho cerchiato in rosso i numeri significativi, ma per fare qualche breve esempio si ha 4,6 volte più probabilità di avere umore depresso, 12 volte maggior rischio di avere dei tentativi di suicidio, 7 volte più probabilità di dichiararsi alcolista, rischio circa doppio di avere una malattia ischemica, un tumore, il diabete o una malattia del fegato come epatite o ittero, così come invece si ha un rischio quasi quadruplicato di avere una malattia polmonare come la bronchite cronica. Cosa capiamo da questo studio? Che quando si cresce in un ambiente instabile o violento, il tuo corpo vive in uno stress continuo e quindi da piccolo per sopravvivere si potrebbero utilizzare delle strategie come fumare, bere, mangiare troppo, con l'obiettivo di cercare di ridurre l'ansia sul breve termine, ma poi sul lungo termine si hanno delle conseguenze sulla salute fisica molto importanti. Eccoci, siamo arrivati in fondo a questo breve video in cui volevo appunto raccontarti di questo studio in cui io sono venuta a conoscenza molto tardi, soltanto grazie alla mia scuola di psicoterapia, e ti invito a iscriverti al canale e spero di vederti alla prossima puntata.